Immagina di far esplodere 100 miliardi di bombe all'idrogeno, ogni singolo secondo, per 4 miliardi di anni consecutivi. Questa è la realtà che accade sopra la tua testa, ogni giorno. Non è una lampadina tranquilla nel cielo, è una catastrofe nucleare controllata, tenuta insieme dalla sua stessa gravità. Se potessi ascoltare il suono del sole nel vuoto dello spazio, saresti sordo all'istante, anche stando qui sulla Terra. È un mostro che ruggisce nel silenzio. Ma perché non esplode disperdendosi nell'universo? Perché non siamo già stati inceneriti? La risposta è una prigione invisibile. La gravità del Sole è così immensa che schiaccia tutto verso il centro. Immagina un peso capace di stritolare un grattacielo fino alle dimensioni di una lattina di bibita. Questa forza titanica cerca di far collassare la stella su se stessa, mentre l'energia nucleare spinge verso l'esterno. È un braccio di ferro cosmico che dura da eoni. E noi viviamo grazie a questo pareggio. I numeri umani qui non hanno senso. Se la Terra fosse una moneta da €1, il Sole sarebbe un pallone da spiaggia di 2 metri. Potresti stipare 1.300.000 pianeti Terra dentro il Sole e avresti ancora spazio vuoto. È il 99,8% di tutta la massa del nostro sistema solare. Giove, Saturno, tutti gli altri pianeti messi insieme sono solo briciole, polvere che è avanzata dalla sua formazione. Lui è il re indiscusso. Noi siamo solo ospiti temporanei nella sua orbita. Scendiamo, attraversiamo la superficie ribollente e tuffiamoci nel nucleo. Qui la temperatura tocca i 15 milioni di gradi. La materia non è solida, non è liquida, non è gas, è plasma. Gli atomi sono così vicini che non riescono a evitarsi. Vengono sbattuti l'uno contro l'altro con una violenza inaudita. Immagina una sala da ballo affollata dove tutti corrono alla velocità della luce e si schiantano. In questo caos l'idrogeno muore e rinasce come elio e in quella morte rilascia un grido di pura energia. Ogni secondo che passa il Sole consuma 600 milioni di tonnellate di idrogeno. Di queste 4 milioni di tonnellate spariscono, svaniscono come materia e diventano luce. Per capirci, è come se l'intera massa delle piramidi di Giza venisse convertita in pura radiazione ogni singolo istante. Questa perdita di peso è ciò che ci scalda. La famosa equazione di Einstein E uguale mc al quadrato non è solo teoria su una lavagna, è il motore che impedisce alla Terra di congelare nel vuoto cosmico. Ma ecco il paradosso. Quella luce creata nel nucleo non esce subito, è intrappolata. Il nucleo è così denso, 10 volte più denso del piombo, che un fotone, una particella di luce, non può fare un passo senza sbattere contro qualcos'altro. Rimbalza, torna indietro, va a zig-zag. È come cercare di uscire da un centro commerciale nell'ora di punta, bendati. Un fotone può impiegare 170.000 anni solo per raggiungere la superficie. La luce che ti scalda il viso oggi è nata quando l'Homo sapiens muoveva i primi passi in Africa. Poi, improvvisamente, la libertà. Il fotone raggiunge la fotosfera, la superficie visibile. La densità crolla. Non c'è più nulla a bloccarlo. Parte come un proiettile sparato nel nulla. Viaggia a 300.000 km al secondo. Attraversa il vuoto gelido, passando accanto a Mercurio, sfiorando Venere. In soli 8 minuti e 20 secondi attraversa 150 milioni di chilometri. È un messaggero che porta notizie vecchie di 8 minuti. Se il Sole si spegnesse adesso, noi continueremmo a vederlo brillare, ignari della nostra fine, ancora per un po'. Ma il Sole non invia solo luce, invia anche proiettili. Il vento solare, un flusso costante di particelle cariche, protoni ed elettroni sparati a velocità folli.
È una tempesta radioattiva che non smette mai. Senza protezione, questo vento strapperebbe via la nostra atmosfera come un uragano strappa il tetto di una casa. Marte ha perso i suoi oceani e la sua aria proprio così. Il suo scudo è caduto e il Sole lo ha scorticato vivo, lasciandolo un deserto rosso e morto. La Terra però ha un'armatura, il nostro campo magnetico. Generato dal ferro fuso che ruota nelle profondità del nostro pianeta, questo scudo invisibile si estende nello spazio per migliaia di chilometri. Quando il vento solare arriva, colpisce questo muro magnetico e viene deviato. Scivola via ai lati, innocuo. È una battaglia silenziosa che avviene ogni secondo sopra le nostre teste. Senza quel nucleo di ferro rotante, la vita sulla superficie sarebbe impossibile. A volte però il Sole colpisce più forte. Durante le tempeste solari il campo magnetico si piega, si deforma e alcune particelle riescono a intrufolarsi ai poli. Lì si schiantano contro l'atmosfera. L'ossigeno e l'azoto, colpiti da questa energia, si illuminano. È quello che chiamiamo aurora boreale. Non è solo uno spettacolo turistico, è la prova visibile che il nostro scudo sta incassando i colpi per noi. Quelle luci verdi e viola sono le cicatrici di una battaglia spaziale che ci protegge dall'estinzione. Ma c'è un limite a tutto. Nel 1859 una tempesta solare mostruosa colpì la Terra. L'evento Carrington. Le aurore furono visibili fino ai Caraibi. I telegrafi presero fuoco da soli. Gli operatori ricevettero scosse elettriche dalle loro macchine scollegate. Se accadesse oggi, sarebbe l'apocalisse digitale. Satelliti fritti, reti elettriche saltate, internet spento per mesi, forse anni. La nostra società tecnologica è un castello di carte costruito accanto a un drago che dorme. Fortunatamente, questi eventi sono rari. Per la maggior parte del tempo il Sole è un genitore premuroso. La sua gravità tiene i pianeti in riga come un direttore d'orchestra. La sua luce alimenta la fotosintesi. Ogni foglia, ogni filo d'erba, ogni batterio nel mare trasforma quei fotoni in zucchero, in energia chimica. Quando mangi una mela, stai mangiando luce solare immagazzinata. L'energia che ti permette di muovere gli occhi in questo momento proviene, in ultima analisi, da quella fornace a 150 milioni di chilometri da qui. Ma nulla dura per sempre. Nemmeno le stelle. Il Sole ha circa 4,6 miliardi di anni. È un uomo di mezza età. Ha bruciato metà del suo carburante. Tra altri 5 miliardi di anni, l'idrogeno nel nucleo finirà. E quel braccio di ferro di cui parlavamo prima. La gravità vincerà. Il nucleo collasserà su se stesso, diventando ancora più caldo, iniziando a bruciare elio. E questo cambiamento scatenerà l'inferno. La stella non sarà più la stessa. Il Sole inizierà a gonfiarsi, diventerà una gigante rossa. I suoi strati esterni si espanderanno nello spazio, inghiottendo tutto. Mercurio, vaporizzato. Venere, assorbita. E la Terra, il cielo, diventerà un muro di fuoco. Gli oceani bolliranno ed evaporeranno nello spazio. Le montagne si scioglieranno come cera. Il nostro pianeta azzurro diventerà una roccia calcinata e poi, molto probabilmente, verrà inghiottito dalla stella che gli ha dato la vita. È un destino crudele, ma inevitabile. Dopo aver divorato i suoi figli, il Sole non avrà più forza. Gli strati esterni, ormai troppo lontani dal centro, si disperderanno dolcemente nello spazio, creando una nebulosa planetaria. Sarà un sudario di gas colorati, bellissimo e silenzioso, grande quanto un intero sistema solare. Al centro rimarrà solo il nucleo nudo, una palla di carbonio e ossigeno grande come la Terra, ma con la massa di mezza stella. Una nana bianca. La nana bianca non produce più energia.
brilla solo per il calore residuo. È un cadavere stellare che si raffredda lentamente. Ci vorranno miliardi, forse trilioni di anni, perché si spenga del tutto. Alla fine diventerà una nana nera, un cristallo freddo e scuro che vaga nel vuoto eterno. Nessuno sarà lì a vederlo, ma la materia che ha espulso prima di morire, quella avrà una seconda vita. Il gas espulso dal Sole morente si mescolerà con altre nubi interstellari, si arricchirà di elementi pesanti e un giorno, forse, la gravità tornerà a lavorare. Una nuova nebulosa collasserà, una nuova stella si accenderà, nuovi pianeti si formeranno dai resti del nostro e forse, su uno di quei mondi, nuovi occhi guarderanno il cielo, chiedendosi da dove vengono. La risposta sarà sempre la stessa. Vengono da una stella che è morta per permettere loro di esistere. Ogni atomo nel tuo corpo, il calcio nelle tue ossa, il ferro nel tuo sangue, l'ossigeno che respiri, tutto è stato cucinato nel cuore di una stella come il Sole o in una esplosione di supernova ancora più grande. Non siamo separati dall'universo. Siamo l'universo che ha imparato a guardare se stesso. Il Sole non è solo una palla di fuoco là fuori, è parte di noi, è il nostro passato, il nostro presente e, in un modo strano e bellissimo, anche il nostro futuro. Quando domani mattina sentirai il calore del Sole sulla pelle, ricorda cosa stai sentendo davvero. Non è solo caldo, è l'eco di una battaglia nucleare, è il tocco di un fotone che ha viaggiato per millenni nel buio. È l'energia che muove il mondo. Il Sole ci ricorda che la vita è fragile, preziosa e dipendente da forze che vanno oltre la nostra comprensione. Ma ci ricorda anche che siamo connessi a tutto questo in modo indissolubile. Io sono Renderium e questa è la luce che ci guida nel buio. Iscriviti per continuare a esplorare l'infinito insieme a noi.